e portiamo on, si accende la luce e si aggiorna lo stato, ovviamente. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video continuiamo il discorso relativo alla console di OpenHub andando a vedere quali sono i comandi principali per interagire con il sistema OpenHub e con i suoi oggetti principali che sono gli items e le things. Quindi vedremo i comandi per interfacciarci direttamente agli item, quindi recuperarne lo stato, inviare comandi e aggiornarle lo stato. Vedremo come visualizzare le informazioni relative alle things installate sul sistema, ai relativi channel e ai link verso gli item. Solo una piccola nota di avvertenza, le modifiche che vengono fatte alla configurazione di OpenHub tramite console sono rese subito persistenti, quindi bisogna stare attenti che alcune modifiche potrebbero rovinare la configurazione del sistema. Bene, passiamo sulla console di OpenHub e andiamo a vedere i comandi in azione. Partiamo subito ovviamente collegandoci alla console di OpenHub. Io lo faccio in locale dal Raspberry col solito comando OpenHub CLI console ed iniziamo i nostri esempi di comandi utilizzando i comandi, diciamo quelli più efficaci runtime per interagire con OpenHub, che sono i comandi che permettono appunto l'interazione con gli item, con le things e con i links. Questi comandi sono sotto il namespace OpenHub, come vedete ne abbiamo molti. Quelli che andremo a vedere oggi a titolo di esempio sono quelli relativi agli items, le things e ai links, all'invio dei comandi con il send, all'invio degli aggiornamenti con l'update e al recupero dello stato corrente del dispositivo con lo status. Il primo comando utile per vedere quali sono tutti gli item presenti nel nostro sistema è il comando OpenHub items. Tra l'altro, una volta che si scrive il comando, se si dà invio si vede un elenco dei sottocomandi che si possono applicare in questo caso. Quindi nel nostro caso andremo a scrivere OpenHub items list. Abbiamo una sbrodolata di informazioni che sono tutti gli item con le relative proprietà e valori presenti nel sistema. Come abbiamo visto nei video precedenti, questa lista è filtrabile utilizzando il comando grep-i e specificando ad esempio il nome oppure una particolare proprietà del dispositivo, in quanto il comando grep filtra tutte le righe che abbiamo a video e ci fa vedere solo quelle che contengono come parola quella che abbiamo specificato nel parametro che diamo a grep. Quindi, per dire, se voglio cercare tutto ciò che è inerente allo studio, io scrivo grep-i studio e ottengo informazioni solo sugli item che hanno la parolina studio all'interno. Quindi questo può essere un comando utile per andare a cercare velocemente un item e capire se effettivamente è installato e configurato sul nostro sistema o meno. Ovviamente si può andare a cercarlo all'interno della main UI oppure nei file di configurazione di testo, però sicuramente la console ci dà l'informazione più precisa sulla situazione del sistema. Quindi se l'item non lo troviamo nella console ma ce l'abbiamo configurato nel file di testo nella main UI, probabilmente c'è qualche errore, c'è qualcosa che non va perché appunto l'item non è riconosciuto dal sistema. Se invece lo troviamo nella console siamo tranquilli che effettivamente è in uso. Una volta che abbiamo trovato l'item che ci interessa, su cui vogliamo quindi lavorare per ottenere lo stato e inviare dei comandi, ci copiamo il relativo identificativo e lo utilizziamo nei comandi che adesso andiamo a vedere. Facciamo un'altra ricerca e cerchiamo ad esempio il consumo di energia. Quindi cerchiamo consumo nell'elenco degli item. Mi vado a prendere ad esempio l'item PT consumo energia, che è l'item che mi gestisce il consumo di energia del piano terra, scusate. Lo copio semplicemente selezionandolo. Su PuTTY basta selezionare il testo per copiarlo e poi facendo col tasto destro si incolla. A questo punto andiamo a vedere il secondo comando, che è OpenHub status.
In questo caso l'help mi dice che ha bisogno del nome dell'item per ottenere l'informazione di quell'item. Quindi andiamo a scrivere openhub status, incolliamo l'item che abbiamo copiato prima e questo comando ci fornisce il valore corrente dell'item, quindi lo stato corrente dell'item. Questo è il consumo di energia in watt che ho al momento sul piano terra. In teoria, come vedete, è un'informazione in tempo reale perché cambia tutte le volte che richiamo il comando status. La stessa cosa la possiamo fare su un item di tipo comando, nel senso che il consumo di energia è fondamentalmente un sensore, quindi è un item che riceve informazioni appunto dal sensore. Ci sono degli item che oltre a ricevere l'informazione sullo stato dell'oggetto fisico che mappano, possono anche inviare comandi, come ad esempio gli interruttori delle luci. Quindi andiamo a cercarci una luce, scriviamo luce studio, no, allora forse studio luce. Qua dipende poi molto la ricerca che si fa col grep dipende molto dal tipo di naming convention che vi siete dati per definire i nomi degli oggetti di openhub. Quindi ho il mio ptpt studio luce, vado a chiamare openhub status su questo item, ottengo l'informazione off, questo perché in questo momento la luce dello studio è spenta. A questo punto possiamo passare al comando successivo, che è un comando che serve per inviare dei comandi verso i dispositivi fisici, e cioè openhub send. Andiamo a cercarlo nel nostro elenco. E vediamo l'help cosa ci dice. Ha bisogno di sapere qual è l'item e qual è il comando che bisogna inviare. Andiamo a vedere l'effetto del comando send direttamente sulla sitemap, quindi io ho preso la sitemap sul telefono che adesso vi faccio vedere a video e inviamo il comando all'interruttore della luce dello studio, inviamo on. La luce si è accesa, non so se si vede dalla mia telecamera, comunque come vedete anche sulla sitemap si è acceso il relativo interruttore. Se adesso richiamo openhub status ottengo il valore on. A questo punto rispengo la luce. Vedete che anche dalla sitemap si spegne il relativo interruttore e lo status mi restituisce off. Passiamo adesso al comando successivo, che è un comando simile ma diverso rispetto a quello che abbiamo visto adesso, che è il comando di update. Il comando di update serve ad aggiornare lo stato di un item a livello logico solo su openhub, cioè non viene inviato un comando verso il dispositivo, ma semplicemente viene variato lo stato interno dell'item di openhub. Abbiamo visto che con il comando send invece viene inviato il comando verso il dispositivo e di conseguenza si aggiorna anche lo stato dell'item interno di openhub. L'update effettua solo questa seconda parte, quindi non interagisce con il dispositivo fisico. La differenza più grossa è che non possiamo utilizzare il comando di update per interagire con i dispositivi, quindi per accendere o spegnere ad esempio delle luci. Ma l'update lo possiamo utilizzare per variare l'informazione di stato che ha ad esempio ricevuto openhub da un sensore, per effettuare delle simulazioni, per effettuare degli aggiornamenti, eccetera eccetera. Ma non possiamo comunque interagire con il dispositivo fisico. Quindi col comando update, per tornare ai nostri esempi precedenti, potremmo andare a variare l'informazione ricevuta sul consumo di energia del piano terra o ad esempio sul valore di un sensore di temperatura, ma non potremmo accendere la luce come abbiamo fatto con il send. Vediamo adesso l'esempio applicato. Quindi io prendo openhub update, lui vuole sapere qual è l'item su cui deve inviare l'aggiornamento di stato e qual è il nuovo stato. Andiamo a cercarci un sensore di temperatura ad esempio, utilizzando la openhub item list. Mi prendo la studio temperatura, quindi scrivo
Open Up Update, anzi prima recuperiamo lo status così vediamo che valore ha. Tra l'altro riprendo la sitemap così andiamo a vedere anche il valore sulla sitemap. Ecco qua sono sulla schermata delle temperature, andiamo temperatura piano terra, abbiamo temperatura studio 21, quindi lo status probabilmente, scusate non funzionano le shortcuts su questa console, lo status è 21. Adesso facciamo l'update sempre di questo valore e lo portiamo a 22. Recuperiamo lo status. In questo caso vabbè, si è visto sulla sitemap che è passato a 22, ma poi probabilmente è arrivato il nuovo valore dal sensore di temperatura e quindi è tornato a 21. Quindi il comando di update funziona. Ovviamente se il nostro item continua a ricevere i valori dal sensore, il nostro update ha significato solo finché non arriva un nuovo valore, ovviamente. Adesso facciamo l'esperimento su un interruttore per la luce, sempre la luce dello studio, proprio per verificare la differenza tra send e update. Quindi prima abbiamo visto che col send la luce fisica si è accesa e si è spenta. Adesso verifichiamo con l'update che cambia solo lo stato dell'item di OpenHub, quindi sulla sitemap io vedo un'informazione relativa allo stato, ma la luce fisicamente non si accende e non si spegne. Mi sposto di nuovo sulla sitemap per andare sulle luci. Torniamo su Luce Studio che al momento è spenta. Andiamo ad inviare l'update on alla luce dello studio. Devo invertire studio e luce. Ok, mandiamo l'update. Allora, come vedete la luce non si è accesa, però lo stato sulla sitemap è cambiato. Riportiamo a off. Mentre se rifacciamo il send che abbiamo fatto prima e portiamo on, si accende la luce e si aggiorna lo stato, ovviamente. Stessa cosa con l'off. Quindi è importante conoscere la differenza tra send e update proprio perché in base a quello che si vuole fare bisogna utilizzare un comando piuttosto che l'altro. Questi stessi comandi dati da console si possono anche dare tramite rule. Abbiamo i comandi di send update da utilizzare all'interno delle nostre rule che ovviamente seguono le stesse logiche di funzionamento. Bene, diciamo che i comandi relativi alla gestione degli item principalmente sono questi. Come vedete agiscono in tempo reale sul sistema, sono comodi anche per effettuare dei test, delle simulazioni, per cambiare di stato determinati oggetti e vedere ad esempio come si comportano delle rule o come si comporta il sistema in sé. Ovviamente molte di queste cose si possono fare anche tramite main UI o tramite chiamate API, però dalla console è effettivamente tutto molto più immediato e in tempo reale. Adesso passiamo a vedere un'altra tipologia di comando che lavora invece sulle things. Quindi abbiamo il comando OpenHub Things, dove come sottocomandi abbiamo tutta una serie di sottocomandi che sono la lista delle things sul sistema con relativo status, le informazioni di una particolare things e la gestione delle varie things. Diciamo che in questo caso la cosa più importante è la visualizzazione dell'elenco di tutte le things con il relativo status per capire se una things è offline o online ed è presente nel sistema. Quindi possiamo utilizzare il comando OpenHub Things List, che ovviamente mi restituisce tutto un insieme di informazioni, e queste informazioni le possiamo filtrare col solito comando grep, ad esempio per cercare quelle offline. Vediamo se ne ho, non ne ho. Oppure per cercarle per tipologia, ad esempio possiamo cercare per MQTT topic e otteniamo tutte le things relative al binding di tipo MQTT tipologia things topic. Oppure possiamo cercare tutti i broker del sistema e così via. Diciamo, in base al tipo di ricerca che dobbiamo fare possiamo utilizzare delle parole chiave di filtro. Quindi nel caso ci sia qualche problema con qualche things si può venire qua direttamente per vedere se è offline o online e se è effettivamente presente nel sistema.
sempre considerando che tramite MeinUI queste operazioni si possono fare forse anche in maniera più agevole, però la situazione reale la si ottiene sempre dalla console. Una volta che identifichiamo una certa things e vogliamo vederne dei dettagli, possiamo utilizzare il comando show, sempre del comando things. Quindi ad esempio prendiamo una a caso, che è questa qua, bisogna sempre prendere l'identificativo. Utilizziamo OpenHub Things Show e mettiamo l'identificativo. Otteniamo tutte le informazioni relative a quella things, dove la parte diciamo più importante oltre le varie proprietà, se ce ne sono, è la parte dei canali, in modo tale da vedere quali canali espone quella particolare things. Parlando di canali possiamo andare a vedere anche l'elenco dei link, perché come sappiamo un canale è collegato a uno o più item tramite l'oggetto OpenHub che si chiama link. Quindi andiamo a cercare il comando OpenHub Links, vediamo quali sono i sottocomandi, abbiamo il solito list e la possibilità di linkare e scollegare, quindi collegare e scollegare i canali con gli item. Quindi andiamo a vedere intanto il list, solito filtro col grep. Se vogliamo cercare, ad esempio possiamo cercare questo canale che abbiamo visto nella things di prima, quindi io lo copio, lo incollo e ottengo il nome del link che mi permette di fare il collegamento tra questo canale e il mio point, che in questo caso è PTX Notturna Luce. Questo è il mio link, anzi il mio canale, e questo è il mio item collegato. Un comando utile che fa anche la MeinUI da interfaccia grafica, ma che si può fare anche qui su console, sui link, è il discorso del link orfani. Cioè se ci sono delle modifiche alla configurazione di OpenHub e quindi rimangono dei link che puntano a oggetti che non sono più esistenti, questi link diventano orfani. C'è la possibilità con un comando, che è il comando, anzi il sottocomando orphan, di vedere tramite il comando list se ci sono queste tipologie di link, e col comando purge si eliminano, quindi si pulisce la configurazione di OpenHub. Ovviamente bisogna prima capire perché ci sono dei link orfani. Se è tutto corretto allora si possono pulire in automatico, altrimenti bisogna andare a sistemare la configurazione. Come ho detto prima, questa stessa informazione ce la dà anche OpenHub nella MeinUI nella pagina relativa alle things. Appare un alert in basso rosso dove ci dice che ci sono dei problemi di salute del sistema, gli health check. Cliccando lì si vanno a vedere tutte le informazioni di tutti i problemi che OpenHub ha rilevato. Uno di questi problemi è proprio la presenza di link orfani. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi quali sono i comandi principali della console di OpenHub per interagire con gli oggetti di OpenHub, items, principalmente items, things, links e channel. Abbiamo visto la differenza dei comandi send e update relativi agli item e qual è il loro comportamento verso i dispositivi fisici, ed è una differenza da tenere bene a mente perché effettivamente sembra facciano la stessa cosa ma poi all'interno operano in maniera totalmente diversa. Nei prossimi video continuiamo la carrellata dei comandi console di OpenHub andando a vedere prima la parte relativa ai bundle, quindi agli add-on, a tutti i servizi che girano all'interno di OpenHub, e poi andremo a vedere la parte di logging, quindi come fare del troubleshooting direttamente tramite console. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!